Dopo aver parlato per tanto tempo delle varie news di mercato che sono circolate in queste settimane, abbiamo fatto il punto su tanti profili che l'Inter ha trattato, che l'Inter sta seguendo, che sta cercando. Abbiamo avuto la possibilità di leggere tantissimi dei vostri commenti che sono arrivati sotto i nostri contenuti e in queste settimane sono stati davvero tanti, centinaia e centinaia. E soprattutto negli ultimi giorni, però, ne sto leggendo sempre di più che si fanno tutti un po' la stessa domanda, ovvero perché l'Inter, con queste difficoltà che ha oggi abbastanza oggettive nell'operare sul mercato, si fossilizza sul cercare giocatori dalla Premier League? È un dubbio questo che da qualche tempo era venuto anche a me e mi ha fatto piacere appunto leggere ultimamente sempre più commenti che si facevano la stessa domanda. E allora ho deciso di approfondire questa questione all'interno di questo contenuto nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passione interisti, invitandovi come sempre a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, oltre se vi va ad unirvi al club di Passione Inter. Come sempre qui in alto trovate il QR code da poter scannerizzare. Perché ho deciso di fare questo contenuto? Intanto è un contenuto a ulteriore conferma del fatto che vi leggiamo e ci piace valorizzare anche tutti i vari spunti che arrivano dalla nostra community, che siano domande, che siano osservazioni, critiche, qualsiasi tipo di spunto, e perché abbiamo fatto tanti giorni, tanto tempo ad aggiornarvi sulle news, sui profili di mercato. Secondo me un contenuto anche un pochino più di chiacchiera, di opinione, di brainstorming reciproco tra me e voi, tra noi e voi, può essere utile. Perché parto subito col dirvi una cosa molto sintetica. Io non ho una risposta del perché l'Inter stia decidendo di focalizzarsi così tanto sulla Premier League. Ho provato a fare delle supposizioni, ho provato a fare dei ragionamenti, ho individuato, vi dico, 2-3 cose che sono a mio avviso confermate da questo tipo di strategia e poi però cercherò di approfondire quello che è il grande dubbio che mi porto dietro da questa scelta, che immagino sia il dubbio di molti di voi. Intanto, per partire da un dato e per partire anche da un qualcosa di visivo, vi ho preparato una grafica con tutti i giocatori che provengono dalla Premier League che sono stati accostati all'Inter nelle ultime settimane. E sono tanti, perché oltre a questi 7 che vedete qui in grafica, che sono Shalobah, Curtis Jones, Stones, Spence, Romero, Kayode e Kovacic, ho anche escluso, sia per ragioni di spazio, sia perché in realtà è passato ormai diverso tempo, altri 2 nomi che adesso ve li faccio ricordare, sono stati fatti più o meno un paio di mesi fa, secondo me, che sono quelli di Guglielmo Vicario e del Dibu Martinez. Quando c'è stata quella fase di stagione in cui sembrava che l'Inter volesse comprare un nuovo portiere al posto di Sommer, prima di promuovere Josep Martinez, soprattutto Vicario, ma in parte anche il Dibu Martinez, erano stati dei nomi fatti per diversi giorni. Poi si è presa una scelta diversa e quindi sono stati accantonati. Però anche loro due, uniti a questi 7, arrivano e sarebbero arrivati dalla Premier League. Alcuni poi, ad esempio John Stones, sono svincolati, quindi non fanno parte dei giocatori della Premier, ma ci hanno giocato fino all'altro ieri sostanzialmente. E quindi sono tanti. Facendo un attimo l'elenco, si tratta di tanti profili. E vi dicevo, parto dalle cose che secondo me sono confermate da questa strategia e ne ho individuate, come dicevo, 2-3. La prima, intanto, la prima conferma è sul fatto che la dirigenza dell'Inter sappia effettivamente di poter andare anche extra paletti, diciamo così, come era successo per esempio con Palestra. È una cosa che vi abbiamo spiegato e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. L'Inter ha delle linee guida che arrivano dalla visione della proprietà, ma non sono delle linee guida o dei paletti, se vogliamo usare questa parola molto utilizzata, inderogabili, al di là dei quali non si può andare in nessun modo. Sono delle linee guida che devono essere tenute in considerazione, ma per determinati profili ci può essere anche la possibilità di andare oltre. Palestra, come vi dicevo, era un esempio. Potremmo teoricamente tornare addirittura all'estate scorsa con Lookman e Koné, però rimanendo a questa sessione c'è la possibilità da parte della dirigenza di sottoporre ai manager di Oaktree, Alejandro Cagno e Catherine Ralph, la possibilità di fare degli acquisti superiori a queste cifre, a patto che siano motivati da un punto di vista tecnico e soprattutto direi economico nel medio-lungo periodo. Se arriva l'ok da parte appunto degli esponenti di Oaktree, si può fare. E questa è una delle ragioni
il fatto che l'Inter stia andando su giocatori della Premier che sono più costosi è sicuramente una delle ragioni, secondo me, che confermano questa linea. La seconda cosa che a mio avviso viene confermata è che attualmente, a differenza di molti tifosi, l'Inter evidentemente non sente di avere ancora la fretta di dover chiudere dei colpi. Abbiamo detto il mercato ufficialmente è iniziato da 18 giorni, però anzi da 20 giorni, però le voci, le trattative sono cominciate anche prima, quindi è già tanto tempo che si parla di mercato. Però ecco, oltre a questo l'Inter ha iniziato il ritiro proprio in questi giorni in Germania, un ritiro che poi li porterà a fare le tournée e a iniziare tra circa un mese il campionato. Quindi alcuni tifosi legittimamente dicono: "È iniziato il ritiro e ancora la rosa non è stata colmata, è stato preso di fatto solo il secondo portiere, tra i vari giocatori che andavano sostituiti, tra quelli che sono partiti". Quindi da un lato c'è un'esigenza tecnica di accelerare, dall'altro però evidentemente la dirigenza ragiona sul 31 agosto, sull'1 settembre, insomma ragiona su tutta la finestra di calciomercato, a torto o a ragione. E la terza cosa che secondo me viene confermata da questa strategia è quella che, almeno in teoria, l'obiettivo della dirigenza dell'Inter è quello di alzare il livello di questa rosa, perché evidentemente se ti rivolgi ad un campionato top e ti rivolgi quindi, chiamiamola, all'élite del calcio europeo in questo momento, che è la Premier League, è evidente che lo stai facendo per provare ad alzare il livello della tua squadra, di riflesso del tuo campionato. Dico almeno in teoria perché poi questa cosa deve essere supportata dalle trattative concrete e al momento purtroppo di acquisti concreti dalla Premier non ne abbiamo visti, però ipotizzando che possa arrivare qualcuno, questa secondo me è la direzione. Dall'altra parte, ovviamente, bisogna anche far emergere quello che è il dubbio, quella che è la perplessità, la criticità di una trattativa di questo tipo, e cioè il fatto di concentrarsi quasi solo su giocatori che arrivano dalla Premier League risulta ad oggi, a mio avviso, quasi controproducente, perché comunque l'Inter, che ha tutta una serie di limitazioni e di difficoltà ad operare in maniera totalmente libera sul mercato, si sta rivolgendo ad un campionato più ricco, con squadre che sono nel 100% dei casi direi più ricche rispetto all'Inter, si sta interfacciando con un campionato dal quale a memoria non mi pare che sia così facile ottenere degli sconti a livello di trattativa, nemmeno per quei giocatori che potrebbero avere delle condizioni favorevoli, come Spence del Tottenham che sembra in uscita, come Curtis Jones che va in scadenza tra un anno, nemmeno per quelli ti vengono fatti degli sconti. Men che meno vengono offerte le possibilità di intavolare delle trattative con delle formule un po' fantasiose, i famosi prestiti con diritto che diventa obbligo, cose di questo tipo che di fatto vediamo fare quasi solo internamente ai confini italiani. Se vai in Premier League è molto difficile fare questa cosa. Ritornavo poi con la mente e con i ricordi a diversi anni fa e mi sono venute in mente le trattative che l'Inter ha imbastito per acquistare Romelu Lukaku nell'estate 2019 e Christian Eriksen nell'inverno 2020, due trattative per due giocatori che nel caso di Lukaku era quasi un fuorirosa, era andato in rottura totale con il Manchester United e premeva per andare via e per andare all'Inter, comprato a 65 milioni più 10 di bonus dopo una trattativa lunghissima che è stata sbloccata dalla scelta poi finale intorno al mese di agosto, se non erro, di Steven Zhang di accelerare, a dire ok, prendiamolo, diamogli questi soldi, ma sono stati pagati tanti soldi. E dall'altra parte Christian Eriksen, che nel mese di gennaio era a 6 mesi dalla scadenza del contratto, ufficialmente addirittura dall'1 febbraio avrebbe potuto firmare un precontratto per trasferirsi a parametro zero, l'Inter giustamente per anticipare la concorrenza ha deciso di acquistarlo, l'ha pagato 27 milioni, cioè quasi 30 milioni. Quindi capite che è molto difficile andare a trattare con la Premier League e quindi sembra un po' andare in controtendenza questa, diciamo questa direzione, questa soluzione con le limitazioni che ha l'Inter. Diciamo che dal mio punto di vista, chiudo con la mia opinione, sarebbe secondo me utile e interessante aprirsi anche ad altri campionati, cosa che peraltro in parte stavamo già facendo con Kalaili, perché Kalaili veniva da un altro campionato, veniva da, diciamo una non solo una squadra, ma appunto una realtà, un livello probabilmente inferiore a quello della Serie A, quantomeno dal punto di vista economico, e in Europa ci sono a mio avviso dei campionati con talenti molto interessanti, mi viene in mente quello belga, mi viene in mente il campionato olandese anche, che l'Inter sta battendo un po' troppo poco forse. Per certi versi
qui andiamo già ad un livello leggermente superiore, però anche la Bundesliga in alcune situazioni con alcuni giocatori potrebbe essere un campionato interessante da andare ad esplorare. Mi sembrano tutti campionati laddove si possa pescare bene, perché il talento c'è, con dei prezzi sicuramente più in linea con quelle che sono oggi le possibilità dell'Inter, partendo chiaramente da un presupposto, e cioè se abbassi la quota di prezzo, se, come spesso succede in questi casi, abbassi anche l'età. Carlisle, per esempio, era un giocatore molto giovane, e di riflesso abbassi anche l'esperienza del giocatore, è normale che in questo modo ti stai direzionando più verso giocatori sulla carta meno pronti di quelli che andresti a pescare dalla Premier League o dai campionati di quel livello lì. Il che può essere una scommessa interessante, non è necessariamente un malus, è semplicemente una cosa da tenere in considerazione. Magari per fare il quinto di destra titolare dell'Inter che sostituisce Dumfries ha senso ragionare su giocatori di livello più alto. Ripeto, sarebbe forse interessante per completare la rosa con quelle pedine che non saranno e non sarebbero titolari inamovibili, andare a pescare anche in questi campionati qui, laddove si possono trovare dei giocatori molto interessanti che potrebbero anche essere, diciamo, oggetto di trattative un po' più semplici, un po' più veloci, un po' più lineari, cosa che ad oggi purtroppo per l'Inter non è mai successa, ed è anche ciò che sta un pochino innervosendo, a mio avviso comprensibilmente, la piazza e la tifoseria. Questo è quanto, ragazzi, però non voglio che questo contenuto si fermi qui, voglio che voi aggiungiate vostre opinioni, vostre riflessioni su questo tema, perché vi ho detto che questo contenuto nasce anche da vostri commenti che mi hanno fatto rendere conto di questa cosa, e quindi mi piacerebbe che alcuni di voi aggiungessero altre opinioni. Quindi vi invito a farlo qui sotto nei commenti. Poi questa sera alle 19:30, oltre a parlare delle notizie più pratiche di mercato, magari ampliamo un pochino il discorso e leggerò quelli che sono i vostri commenti più interessanti. Vi invito ancora una volta, se mi avete seguito fino a qui, a cliccare qui sotto anche sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, a passare dal club di Passione Inter se vi va, dove possiamo ampliare tutti questi discorsi quotidianamente e parlare di Inter insieme a tutti voi. Ed infine, oltre a ringraziarvi per avermi seguito fino a qui, vi lascio un contenuto che trovate qui alla mia destra da recuperare se mi seguite su YouTube, o in descrizione se mi seguite in podcast.